Benvenuto al corso base di Pulso Tantrico, come essere, sentirti uno quando sei in orizzontale con il tuo partner. Spero che tu stia bene, che sia bella carica per iniziare. In questo nuovo video parliamo di che cos'è esattamente il pulso tantrico, che subito partiamo col piede sul gas, non ha nulla a che vedere con la concezione, lo sputtanamento che, concedimi il termine, che per decenni è avvenuto per quanto riguarda che cos'è esattamente il pulso tantrico. Non c'entrano niente le posizioni del Kama Sutra, non c'entrano niente le posizioni stratosferiche, che poi se non hai più una certa età rischi anche il giorno dopo di alzarti con una bella incriccatura alla schiena. Non c'entra quanto piacere raggiungi, perlomeno non all'inizio. Il pulso tantrico, l'energia tantrica viene definita, diciamo, la traduzione sarebbe la danza della morte. La danza della morte che fa arrivare, mette in processo il pulso tantrico, ovvero la vita. Quindi abbiamo i due estremi, partire dalla morte, e qui caschiamo tutti in piedi, caschi in piedi, ta-ta, per arrivare invece al pulso della vita. Quindi questa è la vera definizione di che cos'è l'energia tantrica, che non c'entra appunto posizioni strane. Arriva dopo. Allora, un breve accenno storico. Il Tantra nasce in India, la città per eccellenza che viene definita la città tantrica, proprio dove nasce, è Varanasi. Io non sono mai stata in India, ma magari se tu sei già stato in India o stata in India, magari queste cose le puoi sapere già, magari le sai già. E come avveniva la conoscenza, l'apprendimento, come i maestri allora passavano all'apprendimento di che cos'è questo pulso tantrico, cioè di riuscire a sentire il pulso della vita, perché l'orgasmo è un pulso, è un'amplificazione del pulso della vita che tu hai ogni giorno, perché senza quel battito pulso sei in orizzontale ma morto proprio fisicamente. Quindi l'apprendimento, il training, come potremmo dire oggi, che facevano i maestri con i loro studenti, avveniva in un luogo assolutamente super particolare. Altro che poco di meno che il crematorio. Appena io ho studiato questa cosa sono rimasta veramente flashata, quindi se rimani sconvolta anche tu, è tutto normale, ma assolutamente tutto un filo logico, è tutto collegato. Perché il crematorio? Perché in India già allora come oggi la morte è un passaggio della vita, uno che viene riconosciuto esattamente allo stesso livello di importanza del passaggio della vita e della nascita, e come importanza ma anche come sacralità. Infatti non rimarrai, non sei stupito quando puoi aver visto dei reportage, oppure se sei stato in alcuni paesi come il Medio Oriente, in questo caso l'India, ma anche in altri paesi come il Sud America la morte è sacra. Per esempio in Messico ci fanno una festa che dura giorni e che non ha nulla a che fare con la festa di Halloween, e si ricollega un po' a quella che era in Occidente la festa dei morti, che però appunto oggi ha perso quasi tutto il suo significato. Quindi la sacralità della morte esattamente come la sacralità della vita. Sacralità cosa vuol dire? Che è qualcosa di sacro, che va adorato, che va adorato come se fosse una divinità. Quindi il training, la formazione avveniva nel luogo in cui per eccellenza vive, che sembra un eufemismo, nei crematori, dove appunto la morte è la sua casa. L'apprendimento non avveniva tramite parole come oggi, ma allora erano molto più avanzati, per cui l'apprendimento avveniva
Ed è questa uno dei motivi per cui insisto spesso sulla capacità di diventare sensitivi, cioè sulla capacità che abbiamo, che tutti noi abbiamo, potere illimitato, di riuscire a comunicare attraverso questa, cioè attraverso le nostre frequenze, senza questa riuscire a comunicare. Sarebbe interessante che magari tra 2 anni riproporre lo stesso corso senza l'uso della parola. No, scherzi a parte, che poi non sono tanto scherzi. Quindi il maestro e gli allievi non si parlavano, gli allievi stavano 24 ore al giorno per un periodo illimitato fino a quando l'insegnante non pensava che lo studente avesse appreso quello che andava appreso. E non avveniva nessun tipo di tocco fisico, cosa appunto, come ho spiegato invece prima, che nella diffusione del pulso tantrico nel mondo occidentale è passata proprio molto diffusa, il famoso sputtanamento, cioè non esisteva nessun rapporto fisico tra l'insegnante e l'allievo. L'apprendimento appunto non passava dalla fisicità, perché l'essere orizzontale è l'ultimo degli step per riuscire a essere tantrici, quindi avere il pulso di vita che batte fisso anche in verticale, fino al momento in cui l'insegnante la cosa che poteva fare era quella di toccare leggermente, per esempio, il dito di un piede o le dita di una mano. Quando vedevano che a questo piccolissimo tocco, che poteva durare anche solo 1 minuto, 2 minuti, vedevano che lo studente si scaldava come se fosse un orgasmo, avevano capito che lo studente aveva passato la sua linea di rigidità, di non comprensione, e che stava entrando nel flusso del pulso tantrico. Quindi la danza della morte, quindi fare pace col concetto di morte. E fare pace col concetto di morte vuol dire che attraverso nella nostra vita, e quindi in questo video corso veramente molto breve di pulso tantrico, devi riuscire a andare dentro di te e far morire dentro di te tutte quelle parti che non ti appartengono. Quando spesso hai sentito la frase nei video motivazionali o nei video di psicologi, dove dicono che ti devi ricordare chi eri, devi andare a pescare nel tuo cilindro di memoria, nel tuo salvadanaio, diciamo, i primi soldini che hai messo dentro, ti devi ricordare chi sei. E ricordarsi chi si era, perché poi se il nostro percorso non è stato facile, se ci siamo incartati da soli, perché spesso ci incartiamo da soli, bisogna andare a tirar via tutte queste corazze o veli o strati o paranoie mentali che ci siamo costruiti e che non rappresentano più il vero te. Quindi bisogna iniziare la danza della morte facendo morire tutte quelle parti di te che non ti appartengono, tutto quello che quando tu scatti, quando tu reagisci, quando tu dici una cosa e dopo 2 minuti dici Madonna che stronza che sono stata, quello o quella non sei la vera te, e questo va assolutamente eliminato. Non è un processo che si fa avviene esattamente nel momento in cui finisce il videocorso questo, far morire queste parti di te perché ti sei messo a tavolino e hai deciso che questo atteggiamento lo vuoi far morire, quest'altro atteggiamento lo vuoi far morire, ma è un percorso, e questo percorso lo iniziamo attraverso la pratica della meditazione. Quindi alla fine di ogni video o 2 video, dipende, ci sarà la pratica della meditazione specifica per riuscire a mettere in atto l'obiettivo, come in questo caso di questo video, l'obiettivo è quello di far morire le parti di te che non ti appartengono. Quindi, visto che voglio essere super fedele al tempo, sono già passati i 10 minuti, quindi quello che troverai successivamente è
La prima meditazione che ti consiglio come sempre di fare, che forse è la cosa che è la più facile da fare, ma nella quale siamo veramente bravissimi a incasinarci, cioè in veramente scioltezza. Buttati, fai questa meditazione, non devi per forza essere vestita da yogi super fashion e segui esattamente per iniziare a entrare piano piano nella danza della morte quello che ti suggerisco di fare. Puoi guardare prima la meditazione, la puoi fare con me o la puoi fare in separata sede.